Per produrre però freni che siano di qualità e molto sicuri c'è tanta ricerca e sviluppo, immagino, giusto Costantin? Sì. Infatti i freni di una vettura oggi possiamo dire che se non il primo e il secondo la seconda parte della vettura dopo il motore che necessita ingegneria intensa, no? Quindi ogni anno noi cerchiamo di mettere sul mercato più di 200 prodotti nuovi. Dietro tutto questo lavoro c'è l'equipo di ingegneri, di chimici, di collaudatori, persone che lavorano tutti i giorni per garantire la sicurezza. Quando esce una nuova vettura, in circa 2 anni le pastiglie che monta questa vettura cominciano a entrare nel mercato dell'aftermarket. Quindi noi riceviamo mostre, queste pastiglie da tutto il mondo, Europa, Asia, America, e cerchiamo di analizzare se sono prodotti che dobbiamo lanciare sul mercato. Cominciamo a disegnare tutto, perché la nostra filosofia è di produrre tutti gli elementi delle pastiglie noi in casa, quindi supporto metallici, materiali d'attrito, stampi, tutta l'attrezzatura necessaria per lanciare questi prodotti. Facciamo i primi prototipi qui in laboratorio, andiamo a fare dei test su questi prototipi assieme con omologatori o istituti specializzati in approvazione di questi prodotti per ottenere il R90. Tutto questo processo potrebbe durare 6-8 mesi di tempo dal momento che arriva qua la prima scatola del prodotto originale a quando noi stiamo pronti di produrlo e venderla ai nostri clienti. Questo è molto importante perché noi sempre cerchiamo di produrla, non semplicemente metterla nel catalogo e offrirla. Possiamo produrlo. Certo, e quali sono i vari step che segue questa ricerca e sviluppo? Si comincia tutto dall'analisi del materiale che ci arriva, la forma geometrica, quindi noi facciamo una ingegneria inversa, scomponiamo la pastiglia in materiale d'attrito con la sua forma caratteristica, supporto metallico, lamina antirumore, accessori che porta per questa pastiglia, cerchiamo le sue applicazioni che possono avere nelle aziende specializzate che ci comunicano queste informazioni. Con questo decidiamo se il prodotto che va lanciato o no, quindi lo lanciamo, in parallelo creiamo tutta una serie di piani di poter industrializzarlo, quindi stampi, attrezzature per fare i supporti metallici. Facciamo i primi prototipi qui in laboratorio, con questi prototipi andiamo in laboratorio di prove per ottenere, anche in pista, ottenere la R90 certificazione, e tutto questo processo si conclude in 6-8 mesi con prodotto fatto e pronto per lanciare sul mercato. Tu mi dicevi che qui avete anche una piccola produzione sperimentale che vi serve proprio per produrre i prototipi internamente, giusto? È necessario. Aziende come noi abbiamo un pianto pilota che serve per produrre prototipi, per fare ricerca, per fare prodotti innovativi, e i nostri clienti che cercano di sviluppare sempre nuovi materiali con più caratteristiche, e quindi è assolutamente indispensabile avere un pianto pilota. Certo, e avete sicuramente anche dei banchi prova per mettere sotto stress le pastiglie, e mi racconti un po' quali sono i macchinari principali che utilizzate per fare questa ricerca? Noi lavoriamo con diversi banchi prova, che sono macchine che simulano una frenata di una vettura in condizioni di laboratorio, quindi questi sono i test, più di 3.000 all'anno che facciamo sui nostri prodotti. Poi alla fine il test finale viene fatto su vettura. Noi andiamo sulle Alpi per fare le discese alpine, andiamo sulla pista per fare delle frenate che sarebbero proibitive nelle condizioni di traffico normale, in più di 3 vetture che circolano tutti i giorni nell'intorno di Pamplona per verificare rumore, usura delle pastiglie. Sono nostri prodotti con le macchine di prova. E tutte le mescole le studiate qui, quindi fate tutto internamente
anche in questo laboratorio di ricerca e sviluppo? Noi abbiamo un sistema computerizzato di gestione delle formule, delle materie prime, dei prodotti, dei prototipi, dove sappiamo la composizione, che materie prime abbiamo utilizzato, che processi di fabbricazione abbiamo utilizzato, e questa informazione serve per poi andare in produzione e produrre correttamente il prodotto. Costantino, ma cosa ci garantisce che le pastiglie freno che producete voi o altri siano sicure? Ci sono delle normative, immagino. Esattamente, in Europa esistono delle normative, la numero uno, più famosa, è RD90, che consiste di comprovare che il tuo prodotto in determinate condizioni frena come il prodotto originale. In più ci sono normative sulla sicurezza come metalli pesanti e altre normative che noi rispettiamo. In parte questo noi andiamo sempre al di là, perché il nostro prodotto è un prodotto premium, quindi noi proviamo le nostre pastiglie, i nostri freni nei test più esigente che semplicemente la normativa era 90.